Ciao a tutti, oggi ho preparato delle triglie a rubie, le ho chiamate così perché la presenza del colore rosso è predominante, infatti in sardo a rubio vuol dire rosso. Preparo del pomodoro maturo, lo spello a crudo e lo faccio a dadini. Come vedete prima lo taglio a spicchi, poi passo col coltello sotto lo spicchio e levo gran parte della buccia. Comunque si può anche lasciare, non è obbligatorio toglierla, e così in questo modo si rende un pochettino più cremoso il sughetto. Ecco qua, fatti i dadini di pomodoro e messi via, adesso trito un pochettino di prezzemolo, un po' di prezzemolo fresco, tritato a grana media sottile. Ecco qua, ci siamo. Tritato il prezzemolo, anche questo lo metto da parte assieme ai cubetti di pomodoro. Ora due cipollotti freschi, anche questi li faccio a pezzetti, quindi una tritata grossolana che poi unirò al prezzemolo e ai pomodori. Cipollotto fresco è preferibile perché rimane più dolciastro e quindi è meno forte rispetto all'utilizzo di una cipolla. Ecco qua, una volta tritati, adesso li unisco al resto, pomodoro e prezzemolo. Ora una bella pulita alle triglie, triglia di scoglio bellissima, come vedete, una bella squamata sempre sotto acqua fresca, cerco di togliere più squame possibili, guardate che spettacolo queste triglie, ecco qua, levo per bene le squame e poi le viscero, quindi l'intestino basso che è ricco di fanghetto lo levo e poi sollevo la gargia e con la punta del coltello tolgo le branchie e l'interiore, lasciando praticamente integra la triglia, ma soprattutto lasciando all'interno il fegatino che è ricchissimo di proprietà e poi tra l'altro ha un gusto veramente speciale. Prendo una padella abbastanza capiente, verso dell'olio extravergine d'oliva e tutto a crudo, metto le cipolle, il prezzemolo e il pomodoro e comincio a creare il fondo. Una giustata di sale e un giro di pepe a piacere, ovviamente. Vi ricordo, se vi piacciono le mie ricette potete mettere un like e seguirmi, grazie. Aggiungo un mezzo bicchierino di vino bianco, lascio evaporare l'alcol, do quindi una rimestata. Una volta che si è ristretto aggiungo 1-2 cucchiaini di crema di basilico, una crema di basilico molto semplice, non faccio altro che frullare del basilico con olio extravergine d'oliva, basta, e la uso per varie preparazioni, anche semplicemente da mettere in un sughetto. Ecco qua, la faccio sciogliere un po' e quindi con un mezzo bicchiere d'acqua porto a cottura il sughetto. Ecco qua, copro e adesso preparo la triglia. Semola di grano duro, la infarino per bene. Nella semola di grano duro io la uso sempre per friggere i pesci perché dà una croccantezza unica. Ecco qua, bene insemolata.
in tutte le sue parti. Una volta insemolata, in una padella metto un filo di olio di arachidi. Non faccio una quantità esagerata, non metto una quantità esagerata, proprio un mezzo dito, perché devo solo tostare la triglia. Quindi di fatto la friggo 1 minuto per parte, non di più, in modo così da creare esclusivamente la crosticina. Parlo di una triglia abbastanza grossa, quindi nel caso in cui fossero più piccole diminuire proprio il tempo di tostatura. Una volta realizzata la crosticina, le dispongo poi nella padella con il fondo fatto precedentemente. Le faccio una per volta in modo così da poter controllare bene e non sbagliarmi, proprio perché non deve cuocere, non deve essere fritta, ma solo tostata. Quindi appena è pronta una, metto l'altra. Ecco qua, terminato. Scolo un secondo e poi dispongo nella padella. Così. Ora acceso a fuoco basso le condisco, quindi un giro di sale e un giro di pepe, e così pian piano continuo la cottura. Ecco qua. Quando entrano in temperatura, dopo 1 minuto e mezzo circa, do una girata. Ecco qua, le giro e poi continuo a condirle anche dall'altra parte, un pizzichino di sale e un po' di pepe. Ovviamente il condimento è a piacere, è un piatto abbastanza saporito, quindi molto dipende dai gusti personali. Una volta condite, più o meno 2 minuti per parte, do un'ultima sfiamata, poi copro e lascio stufare, spengo e lascio insaporire. E il piatto è pronto. Guardate che spettacolo dopo 3-4 minuti. Levo il coperchio, rimane la crosticina compatta e saporita e la polpa morbida, bianca, spettacolare. E provatele perché sono davvero stravanate queste triglie, stravanate!